Xi Jinping sfila la potenza militare della Cina con Putin e Kim a Pechino. Il nostro rinnovamento è inarrestabile. Pechino, 3 settembre 2025. Una parata militare imponente, scenografica e dal chiaro significato politico ha trasformato ieri piazza Tiananmen nel palcoscenico della nuova geopolitica mondiale. Vestito con giacca alla Mao, Xi Jinping ha accolto al suo fianco il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un, in occasione dell'80° anniversario della vittoria contro il Giappone e della fine della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico. La cerimonia è stata un triplice spettacolo: esibizione di forza militare, monologo ideologico del leader cinese e presenza di alleati e partner con forte connotazione anti-occidentale. Un messaggio inequivocabile rivolto a Taiwan e agli Stati Uniti. Il grande rinnovamento della Cina è inarrestabile. Il mondo scelga tra la pace e la guerra. L'avvertimento di Xi, Taiwan e il confronto con gli USA. Nel suo discorso Xi ha posto l'umanità davanti a un bivio: pace o guerra, dialogo o scontro, cooperazione che premia tutte le parti o rivalità a somma zero. Il leader cinese ha proposto al cosiddetto Sud globale una nuova governance mondiale più equa e stabile, contrapposta all'egemonismo occidentale, e ha ribadito che l'esercito popolare di liberazione deve diventare una forza di classe mondiale, capace di salvaguardare risolutamente la sovranità nazionale e l'integrità territoriale. Parole che suonano come un avvertimento diretto a Taiwan e un messaggio a Washington, impegnata a rafforzare le alleanze militari nel Pacifico. Una parata da 5 miliardi. Il corteo militare sul viale Chang'an, lunga pace, è stato preparato nei minimi dettagli, con costi stimati intorno ai 5 miliardi di dollari, comprensivi di prove, logistica, alloggiamenti e persino la chiusura di fabbriche inquinanti per garantire cieli limpidi. Davanti a 10.000 soldati in parata e sotto gli occhi dei leader ospiti, Xi ha passato in rassegna le truppe a bordo di una limousine scoperta a bandiera rossa, salutando con il rituale scambio di slogan: «Comandante, serviamo il popolo». L'apparato militare sfoggiato è impressionante. L'esercito popolare di liberazione conta oltre 2 milioni di effettivi, più di 3.700 velivoli, 370 navi e oltre 600 testate nucleari attive. Le nuove armi, il debutto del missile DF-61. Il cuore della dimostrazione è stato l'arsenale strategico. Per la prima volta è comparso il DF-61, nuovo missile balistico intercontinentale a capacità nucleare, trasportato su una piattaforma mobile a 8 assi. Accanto a lui il Joele 3 lanciabile da sottomarino, il Joele 1 aviolanciato e una nuova versione del DF-31, confermando la capacità di triade nucleare di Pechino: forze terrestri, marittime e aeree coordinate. Sono stati mostrati anche missili ipersonici DF-17 e IBJO-21, il DF-5C a propellente liquido con testate multiple indipendenti, missili antinave già testati su modelli di portaerei USA, IBJO-19, IG-820, droni aerei e sottomarini, armi laser e sistemi a microonde contro droni. Un ventaglio tecnologico che mette in luce l'investimento della Cina nella guerra moderna e nelle capacità anti-accesso, mirate a limitare l'intervento americano in caso di conflitto su Taiwan. Putin e Kim al fianco di Xi, l'asse si rafforza. Accanto a Xi, Putin ha ribadito la sua alleanza strategica, suggellata di recente dall'accordo per il gasdotto Power of Siberia 2, che porterà 50 miliardi di metri cubi di gas russo all'anno in Cina. Kim Jong-un, alla sua prima apparizione in un contesto multilaterale di questo livello, ha rappresentato la nuova realtà di cooperazione militare. Nel 2024 Pyongyang ha firmato un patto di mutuo soccorso con Mosca, fornendo milioni di proiettili per la guerra in Ucraina in cambio di tecnologia missilistica russa. In tribuna erano presenti 26 leader stranieri, tra cui l'iraniano Masoud Pezeshkian, il bielorusso Alexander Lukashenko e il capo della giunta del Myanmar Min Aung Hlaing. L'assenza totale di rappresentanti occidentali ha evidenziato il fossato crescente tra Pechino e l'Europa. Unica eccezione, il premier slovacco Robert Fico, già noto per la sua vicinanza a Mosca, che ha rotto le file dell'Unione Europea. Una memoria storica strumentale. La celebrazione, intitolata «Vittoria cinese nella guerra di resistenza e liberazione contro l'aggressione giapponese», ha riproposto la narrazione del Partito Comunista, che assegna a sé il ruolo decisivo nella sconfitta nipponica. Una versione della storia che molti storici considerano parziale,
dato che furono soprattutto gli Stati Uniti e l'esercito nazionalista di Chiang Kai-shek a sopportare il peso maggiore della guerra. Tuttavia, la rievocazione della vittoria del 1945 è oggi funzionale alla legittimazione del potere di Xi e alla rivendicazione della centralità cinese nel nuovo ordine mondiale. Un uso della memoria non dissimile da quello che Vladimir Putin fa della grande guerra patriottica in Russia. Conclusione. Una sfida globale. La parata di Pechino non è stata soltanto un atto commemorativo, ma una dichiarazione al mondo. La Cina intende assumere un ruolo dominante nello scenario internazionale, non solo economico ma anche militare. Con l'alleanza rafforzata con Mosca e la crescente cooperazione con la Corea del Nord e altri partner marginalizzati dall'Occidente, Xi Jinping sta tessendo una rete di potenze revisioniste pronte a mettere in discussione l'ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti.